Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi andremo a parlare di automotive elettrica, motori elettrici. Qualche sera fa ho avuto modo di salire sopra una Tesla Model 3. Non era la performance, era quella, diciamo, la via di mezzo. Dual motor, perciò sempre ottima, oltre 420 cavalli, perciò sempre ottima potenza, ottima coppia. E parlando col proprietario abbiamo appunto discusso del più e del meno e anche lui mi ha confermato che volendo al momento dell'ordine poteva mettere un pacchetto di circa $2000 e questo pacchetto gli permetteva di incrementare con un semplice aggiornamento circa 50 cavalli, cioè dava più potenza alla vettura. Io questo l'ho sempre saputo, perché alla fine ragazzi l'auto elettrica cos'è? È un pacco batterie, un controller per il motore e un motore elettrico, ovviamente il motore elettrico con tutta la meccanica, le 2-3 ruote dentate, ecco, principali. Non c'è altro, non c'è un cambio, non ci sono parti in movimento, l'unico movimento è la semplice rotazione, perciò la rotazione è molto più semplice da compiere, anziché come in un motore a scoppio ci sono i pistoni devono fare avanti e indietro, ci sono tantissime parti che si muovono, tutto questo cosa dà? Dà un limite meccanico per il motore a scoppio. Il motore io vi faccio un esempio del mio. Io ho il 1400 diesel e se non sbaglio oltre un 4000 o non mi ricordo giri, c'è la lineetta rossa dove ti dice non andare oltre perché puoi fondere il motore. Perfetto, ma questo lo hanno tutte le auto, la 1000, la 1100, la 1900, tutti hanno la soglia, diciamo, massima di accelerazione, cioè di numero di giri RPM, perfetto, e che poi alla fine sono anche, diciamo, i chilometri orari, perché tu più acceleri quando hai la marcia più la macchina cammina, però alla fine ragazzi quello che in questo video interessa è i giri del motore, perché se tu metti a folle puoi accelerare, hai sempre però il limite da non superare, non puoi accelerare portando il motore a 6, 7, 8, 9 mila giri. Forse lo puoi fare un attimo così e senti il rombo del motore che fa e poi basta. Non puoi fare un'accelerata continua di un quarto d'ora, 10 minuti, 5 minuti, perché da lì a poco vai a fondere tutto. Perché il motore a scoppio è un motore appunto endotermico, un motore che genera tantissimo calore, tantissima alta temperatura e se non si raffredda per bene si brucia. La testata, anche tutte le varie componenti meccaniche interne, i pistoni si possono inceppare, può succedere l'eclissi, ecco. Questo invece non c'è in un'auto elettrica ragazzi, perché come abbiamo detto i componenti sono pochi, sono 3, sono semplicissimi, la meccanica pura è una, il motore connesso con una ruota dentata direttamente alle ruote, punto. Perciò questo sistema di ruote dentate o gira a 1000 o gira a 10.000 giri, poco importa, anche perché il motore elettrico, come vedrai ora in questa prova che faccio sul banco da laboratorio, ti farò vedere che posso, se voglio, sovraalimentare un normalissimo e comunissimo motore elettrico in corrente continua anche oltre il suo voltaggio di dato di targa. Non succede niente ragazzi, non si brucia. Ok, tu mi potrai dire
questo esperimento che hai fatto non è valido perché non c'erano carichi, non c'era attrito, era vuoto. Sì, ok, può essere, ma se già così a vuoto non scalda, si comporta alla grande, non perde il numero di giri, gira che è una meraviglia. Se avevo qualcosa connesso è normale, avevo più assorbimento, perché è normale che più peso, ti faccio l'esempio in un'auto, da spingere hai più assorbimento. Se fai girare un'auto elettrica su con le ruote libere, cioè sollevate da terra, hai un assorbimento molto più basso che la stessa accelerata con la macchina messa a terra, perché a macchina messa a terra devi battere l'attrito, devi far spostare tutta la massa della vettura stessa. Questo vuol dire che se io sovralimento un motore elettrico o lo sottoalimento, perciò lo depotenzio, posso controllare la reale potenza di quella vettura, e questo è quello che succede nelle auto elettriche, ragazzi. Se ci fai caso, le auto elettriche te le vendono anche con potenze differenti, con velocità differenti, con cavalli differenti, che poi però alla fine sono le stesse auto, gli stessi motori, le stesse batterie. Cosa cambia? Cambia, ragazzi, la programmazione della scheda motore. Cioè tu a quella scheda motore hai programmato un settaggio che non deve andare oltre, per esempio, i 400 cavalli. Bene, quella stessa scheda la puoi programmare che non vada oltre i 200 cavalli, o ancora di più, se vai oltre i 400 cavalli puoi andare benissimo, perché qua vedi Tesla nella Model 3 che cosa ha fatto? Ha fatto il modello quello sprint, il più forte, 500 e qualcosa cavalli, la stessa vettura con le stesse batterie, gli stessi motori. Che cosa hanno fatto? Gli hanno tolto circa 80 cavalli, 100 cavalli, ora non ricordo, ma come, ragazzi? Modificando l'elettronica di programmazione, nemmeno l'hardware, ecco, il vero e proprio software. Perciò tramite una sorta di programmazione tu puoi andare a modificare le caratteristiche della tua auto. È normale che non lo possono fare tutti, cioè io non posso andare a modificare l'auto e farla andare il doppio, il triplo, no, perché se loro lo fanno, uno è una, diciamo, tecnica di marketing. Loro così, producendo lo stesso modello con le stesse componenti, possono diversificare e vendere in vari scaglioni a vari prezzi per vari clienti. E poi in più, se vuoi qualcosa in più, mi paghi qualcosa in più, e io con un semplice aggiornamento di sistema mi sono fatto 2000, 2005, 3000 dollari in base a quanti cavalli in più vuoi. Però loro nel concreto, ragazzi, già la spesa materia, cioè le batterie, l'auto, se la sono già pagata. Quello è stata una furbata in più per prendere un surplus in più, perché fin quando è programmazione, ragazzi, sono come delle app, delle applicazioni che ti inviano, si installano, si aggiorna, come sullo smartphone si aggiorna il sistema operativo, e da quel momento in poi avrai più cavalli. Per questo io voglio dirvi che l'auto elettrica nel concreto non ha limiti di potenza. Li deve avere, perché, ragazzi, un'auto elettrica che fa da 0 a 100 in un secondo è pericolosissima. Loro, per sicurezza del cliente, sono obbligati a tenere basse le potenze, però nella realtà sappiate che l'auto elettrica pura non ha limiti, perché un motore elettrico, più elettricità mandi, più gira. Si può anche bruciare, però non stiamo parlando di motori economici o motori a bassa tecnologia, qui parliamo di motori studiati, progettati e, ragazzi, sovradimensionati, perché una Tesla non ti fa un motore scarso e non lo mette in un'auto quando ti deve dare la garanzia, quando ti deve assicurare anche questi variazioni di potenza,
perché lui non prende 4 motori e li mette in 4 varianti di auto, il meno potente, il più potente, quello più potente ancora e quello potentissimo. No, il motore è sempre uguale, ragazzi, e il motore potentissimo potrebbe anche andare oltre. Perciò, per come la vedo io, la Model 3 che arriva a 500 e qualcosa cavalli con un'altra carezzina nel software, io credo che supera anche i 600, però poi ovviamente diventa una cosa pericolosa e non è più possibile. Nel prossimo video, ragazzi, vedremo un'altra chiccheria che ho in serbo per voi. Intanto ora andiamo e passiamo al banco dai prova. Ti presento la componentistica che oggi vado a utilizzare. È un motore in corrente continua 24 volt, un controller elettronico con regolazione numero di giri e rotazione, verso della rotazione, alimentatore da laboratorio 0-30 volt e poi il multimetro. Andrò anche a utilizzare questa, ragazzi, è una pistola per misurare la velocità, gli RPM. Questa, in poche parole, tramite un raggio laser legge la velocità di rotazione che ha un asse. In questo caso andiamo a leggere gli RPM che andrà, diciamo, a compiere questa ruota. E prima di iniziare ti presento la modifica che ho fatto a questo prodotto. È un normalissimo prodotto commerciale funzionante a 9 volt. Io, siccome avevo noia di ogni volta andare a sostituire la cella 9 volt, quella normalissima, capitava che non la trovavo, mi finiva, si scaricava e non ne avevo più, che cosa ho fatto? Ho organizzato un piccolo impianto di accumulo con un cella a lidio. Sono andato a cablare le varie schede, che comunque, ragazzi, la componentistica è semplice. Te la lascio sotto nel link, come anche ti lascio, se vuoi, il link del motore, il link della scheda, del multimetro e dell'alimentatore da laboratorio. Tutti i miei video, quasi tutti, hanno in descrizione i link ai vari store dove puoi andarli eventualmente ad acquistare se ti interessano. Alimentazione avviata, il driver, l'elettronica di controllo per il motore è già avviato, come vedi è partita la ventola e già ne ho parlato e vi ho fatto appunto vedere come funziona nello specifico. Allora, ragazzi, iniziamo la prova. Alimentatore a 12 volt e 5, il regolatore è quasi al minimo. Andiamo a misurare il numero di giri attuale, 109. Saliamo piano piano, 130, 139, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 1000, 1100, 1200, 1300, 1469 a 12 volt e 3, e alziamo l'alimentatore a 24 volt, perché questo motore, ragazzi, è un 24 volt. Vediamo che velocità
riesce ora a prendere dandogli più 3200 giri e neanche riscalda, ragazzi. 3200 giri, l'assorbimento sempre circa 1 ampere e qualcosa. Ora voglio farvi vedere che se io aumento, lo porto a 30 volt, è il massimo che questo alimentatore purtroppo mi dà. Vediamo a quanto arriviamo. 600, 1100, 3600, 3700, 3900, 4000 giri, ragazzi, 4000. Ok, sono al massimo. 4100 giri, 1 ampere 6, 31 volt. Perciò, come hai visto, al variare del voltaggio di alimentazione varia la velocità del motore. Detto questo, ragazzi, perché ho fatto questa prova? Per farvi capire che, ragazzi, le auto elettriche non hanno limiti. Non hanno limiti hardware, ragazzi. Hardware, sai cosa vuol dire? Questo: fili, motore, meccanica, elettronica, batterie, perché al posto di un alimentatore si può anche mettere un pacco batterie. Perciò hardware non hanno limiti. L'unico limite di velocità che ci controlla il nostro motore, che ci tiene al sicuro, cos'è? Il software. Perciò se tu prendi un motore di questo, è normale, però attenzione, questo è un motore a spazzola, quello della Tesla è un motore differente, quello è un motore in corrente alternata, e infatti al posto del driver col controller in corrente continua utilizza un driver o inverter in corrente alternata, che trasforma la corrente continua delle batterie in corrente alternata, poi la modula il segnale alternato che manda al motore e regola così la velocità. Ascoltatemi bene, anche le bici elettriche, anche i monopattini elettrici, qualsiasi cosa che funziona a trazione elettrica non ha limiti. Io programmo questo controller e gli dico più di 8 giri, tu non devi farlo girare. Se io accelero nella normalità della mia vita, faccio da qui a qui, da qui a qui. Se invece io per $2000 ti aggiungo qualcosa, ti faccio arrivare fino a qui, scendi, sali, scendi e hai più gioco, hai più velocità a disposizione. Però, ragazzi, da qui ad arrivare qui a fondo scala ce ne vuole. Ora, perché fanno queste limitazioni? Semplice, ragazzi, perché è pericolosissimo. La velocità è velocità pura, la coppia è coppia pura. La coppia di un motore elettrico, ragazzi, è una cosa assurda. Avendo un motore elettrico, avendo un controller, avendo un pacco batterie, se tu dai più voltaggio al motore, il motore girerà più forte. È normale che più giri ti fa il motore, più sarà la velocità del mezzo elettrico, che può essere un'auto, uno scooter, una bici, un monopattino. Però nello stesso tempo un altro limite, oltre quello software, potrebbe essere anche il limite di usura, perché in teoria le parti meccaniche si possono surriscaldare di più, anche se sono ben progettate, se sono ben fatte. Da datasheet questo lavora a 24 volt. Io sono salito ben oltre i 24 volt. Questo e non ha riscaldato completamente, ok, è libero, non c'è niente connesso, non c'è ruote dentate, non c'è una ruota, non c'è nulla. Però nello stesso tempo, se diciamo doveva bruciarsi avendo tutto quel voltaggio, si bruciava, ragazzi.
E allora ragazzi, per quanto riguarda gli assorbimenti invece, aumentando la tensione cosa succede? Aumenta la potenza totale che entra dentro il gruppo di controllo del motore e il gruppo di controllo del motore deve poter sopportare questa grande potenza diciamo in ingresso, perché come abbiamo visto anche in questo esperimento in laboratorio, inizialmente avevamo 18 watt e 9, alla fine siamo arrivati ad avere 52 watt di assorbimento. Per questo i monopattini hanno la programmazione, tu riesci a fare oltre tot, non devo andare, lo programmi dall'applicazione e lui oltre quei dot non li fa, perché ragazzi è un controller come questo però digitale, smart, che lo controlli tramite un'applicazione, tramite un software, un sistema operativo diciamo interno, integrato, e il motore oltre quella soglia non va. Ragazzi, se questo video ti è stato utile, un like, mi raccomando, seguimi, iscriviti al canale.